un musacchio superiore a Micari. Io non lo so, però Leo, se non sai che regalo farmi a Natale, io voglio conoscere Micari Micari, veramente. Così andrebbe vissuto il calcio, sì. con leggerezza. Sì. Però, ragazzi, diamo il bentornato, se riusciamo anche con gli applausi, regia a Filippo Galli. Ciao Filippo. Ciao Filippo. Ciao, buongiorno a tutti. Oggi dov'è che siamo venuti a romperti le balle, Filippo? Così, giusto per sapere. No, sono in auto anche oggi, però nella zona di Monza. Ok, allora cerchiamo di rubarti il meno possibile, ma qui dobbiamo commentare la prestazione di Teo Hernandez, difensore centrale, un Teo Hernandez, Filippo, che fin qui è stato molto criticato questa stagione, molti lo accusano di non impegnarsi abbastanza, lo accusano di non essere lo stesso Teo Hernandez degli anni passati. Poi dopo, su sua stessa iniziativa, perché pare sia stato lui stesso a suggerire a Mister Pioli di provarlo in quella posizione, sforna forse la migliore prova stagionale dopo quella con il Paris Saint-Germain. Tu che voto gli dai, Filippo? Ma io un buon voto sicuramente, anche perché insomma, gli avanti del Frosinone non erano male, si è sempre dimostrato Frosinone una squadra dal punto di vista offensivo, una buona squadra con delle buone individualità. Lui se l'è cavata bene, tra l'altro anch'io ho suggerito, non ricordo più, forse in qualche chat in cui mi trovo con gli amici così, avrebbe potuto giocare centrale lui. Poi io avevo messo Calabria a sinistra e a destra Florenzi, però direi bene, insomma, ecco, era importante, l'avete detto voi, mi sembra di aver sentito i 3 punti, no? A me piace sempre trovare i 3 punti esprimendo un certo tipo di gioco, dominando la gara, però insomma l'altra sera davvero questi 3 punti erano fondamentali, considerato il momento che si stava vivendo, che si sta vivendo, insomma, ecco, perché non è che la vittoria poi insomma possa cancellare tutto, però ci dà una settimana dalla squadra, una settimana in cui poter lavorare con più tranquillità. Questo sì, adesso arriviamo un po' sul momento mio, però su Teo Hernandez io ad esempio, e tu Filippo che infatti sei un grande conoscitore di calcio a differenza mia, io non l'avrei mai è vero che anche il fratello, però se c'è una critica che si fa spesso a Teo Hernandez è quella che difende male. Difende male anche perché insomma, al di là che le sue caratteristiche non siano esattamente quelle difensive, però difende male perché è portato nel suo ruolo, gli viene chiesto anche una grande spinta sulla sinistra, insomma non dimentichiamo, no, l'intesa con Leao, quanto siamo straripanti da quella parte, anche se poi lui si accentra anche spesso è per andare dentro a far male, e quindi insomma magari meno concentrato. L'altra sera gli è stato richiesto uno sforzo in più, se vogliamo, dal punto di vista dell'attenzione difensiva, e lui ce l'ha messo. Magari se chiedessimo qualche sgroppata in meno in avanti forse riuscirebbe a difendere meglio, non lo sappiamo ovviamente, però dobbiamo sottolineare la sua buona prova e un risultato, ripeto, importante. Si è dato anche fiducia al reparto che era dimezzato, ma interpretato poi a modo suo, perché poi spesso saliva. Sì, esatto, ha fatto anche il terzino poi di fatto Filippo, perché comunque sì, era un centrale con licenza da attaccare. Esattamente, poi con Florenzi che lo stava a coprire, insomma si sono un po' interscambiati come un calcio moderno, no? Si dice questa maggior fluidità e non dei ruoli ben precisi, ma occupazione dello spazio, interscambio di posizioni, collaborazioni sempre più frequenti, no? tra giocatori di ruoli diversi, diciamo così. Visto che hai fatto riferimento, Filippo, al momento, la vittoria ha portato fiducia in un ambiente che ovviamente è inutile nascondersi, è abbastanza terremotato in questo periodo, un po' i risultati, un po' queste malcontento dei tifosi su Mister Pioli, ma soprattutto le parole di Paolo Maldini che avrai letto sicuramente, Filippo. Mi è stato chiesto l'altro giorno un commento, io l'ho fatto, ho dato il mio pensiero, che ribadisco, poi insomma non stiamo a tornare sulla questione. Il Milan ha vinto, ripeto, ha portato a casa questi 3 punti fondamentali per dare serenità, perché questo è quello che manca tra gli infortuni. È chiaro che anche qui insomma ci sono delle risposte da dare, no? Rispetto a tutta una serie di infortuni che veramente
è molto, molto alta, più di quello che ci si possa aspettare, al di là del fatto che si giochi molto. E quindi, ripeto, io ho dato il mio pensiero, che è il mio pensiero, punto, per carità. No, ma appunto per questo, Filippo, ti chiedevamo se ce lo puoi dire anche a noi su questa intervista, sui contenuti, sui tempi, eccetera, eccetera, così anche gli ascoltatori, insomma, di Radio Rossonera che non hanno visto l'altro tuo contributo riescono a capirlo. Perché non... ok, penso che ormai fosse di dominio pubblico, no, nel senso che c'erano state le dichiarazioni di Paolo, state le dichiarazioni di Paolo, e mi è stato chiesto da Pardo in quella trasmissione cosa ne pensassi, ho detto che insomma non era forse il momento migliore, fermo restando che ognuno ha il suo momento, ognuno la può pensare a suo modo. Lui aveva dei sassolini da togliersi dalle scarpe, come si suol dire, e ha fatto quelle dichiarazioni, insomma. Ecco, io poi ho parlato da milanista, da tifoso, insomma, certo. Quindi credo che la squadra così avesse bisogno di un po' di tranquillità, e il club di tranquillità in quel momento, prima di quella partita, insomma, lo si sente anche spesso allo stadio, no? Questo clima non di completa fiducia, di scetticismo. E quindi esatto, poi dopo la squadra è andata in vantaggio e si è sciolto un po' tutto quel freddo, quel ghiaccio che sembrava avvolgere un po' San Siro. Ripeto, io l'ho vista da casa, quindi potrei dire delle sensazioni sbagliate rispetto a chi era allo stadio, però la sensazione era questa. No, senza dubbio, la sensazione è quella. Ne abbiamo discusso molto sul momento giusto, il momento non giusto, non troveremo mai un accordo, però ma Filippo, ma ognuno ha il suo pensiero. No, esatto, altro. Però quello che vogliamo capire da te è, quindi, cioè, diciamo, noi chi non ha mai vissuto uno spogliatoio come quello del Milan non può immaginarsela questa cosa, però quindi non è che i giocatori sono esclusi, quelli che sono gli stimoli esterni, cioè qualsiasi in questo caso intervista eccetera può comunque inficiare sull'ambiente, Filippo. Ma io credo di sì, insomma, che perché i giocatori leggono, ascoltano e vivono anche il social, insomma, magari qualcuno non lo fa, però è indubbio che tutto ciò che gira attorno al Milan lo recepiscono, e in qualche modo, insomma, sia degli esseri umani, non sia degli automi, e questo può creare problemi. Però ripeto, non tornerei, cioè io basta, insomma. No, chiaro. Andare avanti a parlare, perché no, è chiaro, però appunto avere il tuo punto. Adesso, vai, io non devo aggiungere altro, ripeto, non è il caso di no, infatti altro. non ti volevamo far aggiungere altro, volevamo fare l'ultima su Jovic. Sì. Quanto fa la testa in un giocatore, anche qui, Filippo? Perché dal punto di vista tecnico il giocatore si vede che insomma dà del tu al pallone, però poi appunto c'è... Sì. Ma io l'avevo detto, cioè l'ho scritto anche nel mio blog, questa cosa, che lui quella palla lì che ha avuto non era così facile come sembrava, perché se con un altro giocatore che non ha il suo controllo del corpo, perché gli è capitato sul piede sbagliato, è riuscito a calciare e a fare gol. Un altro magari non avrebbe neanche rischiato, avrebbe cercato di metterla giù e poi calciare, e si sarebbe perso il tempo necessario. Quindi già nella partita contro, insomma, aveva colpito il palo, no? Contro il Dortmund, non era stato fortunato, però lui ci ha fatto vedere qualcosa del vero Jovic. È chiaro che fino all'altra sera però era considerato un giocatore che non ci aveva ancora dato dimostrazione di quello che può fare. Può fare tanto, forse è un giocatore che magari non dà continuità all'azione, non è molto dentro l'azione, però è un giocatore su cui si può contare. Adesso rientrerà Giroud, certo. Però credo che nella gestione delle risorse umane, come si suol dire, insomma, sia
un giocatore, credo che si possa dire un giocatore in più adesso, almeno lo spero e lo sperano credo tutti i tifosi, no? Esatto, su cui si può fare affidamento, anche perché se ne parla in chiave mercato di riparazione, si parla di un attaccante. Filippo, ti faccio l'ultima perché si parla anche di un difensore, di più difensori, sì. ma uno di questi nomi è Matteo Gabbia, che potrebbe ritornare dal prestito. Beh, non so, è un'idea, è chiaro che Pioli lo conosce, non avrebbe bisogno di ambientamento, diciamo così, e quindi potrebbe essere una soluzione, però poi che sia la soluzione non lo so, questo lo decideranno ovviamente in società e, insomma, valuteranno tutto, no? In termini di investimento, in termini di appunto di capacità del giocatore di inserirsi in un contesto nuovo che per Matteo non sarebbe nuovo. Non lo so. Esatto, da un punto di vista tecnico giustamente avrebbe un inserimento molto 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 più rapido. Filippo, ti abbracciamo e ti ringraziamo davvero tantissimo. Ciao. Come al Grazie, solito, Milan. sempre Ciao, forza Milan. un Ciao, abbraccio, ciao. ciao, grazie, ciao.